What's with these homies dissing my girl? Why do they gotta front? What did we ever do to these guys that made them so violent? E così andrò a vivere da mio padre d'ora in poi. Questo tizio è David. All'epoca era uno dei miei pochi amici. Oh, mi caghi? Sì, ti capo. Vedo. Fai sempre così. Così come? È la sociale, cazzo. Non vedi? Ti isoli. Non è vero. Sì, era vero. Sì, che poi devo ancora capire come mai esco con te. Tu esci con me perché sei un disagiato. Se vuoi io non lo so, io sto con uno che si chiama David. Come si fa a chiamare il proprio figlio David? Con la E poi, cioè nel senso. Ecco, devi essere così, ma lo devi essere sempre, cazzo. Che poi devo ancora capire perché ogni weekend siamo in questo posto. Perché non abbiamo nient'altro da fare. Ma sarà. Però a me scoccia girarmi da qualunque parte e vedere qualcosa che vorrei assolutamente. Certo, se non ti porti in mezzo i soldi non hai che. Il problema è un altro, che non c'è il dinero bello. I soldi mancano. È solo questo il problema. È solo questo. A chi scrivi? Prossima fermata, Novate, Invadese. E cosa fa niente? Beata lei. E non è che noi abbiamo fatto qualcosa di emozionante. Dai, ci vediamo. Oh, bello. Pronto? Ciao David. Sì, perché? Ma ci siamo già andati oggi? Va bene, come vuoi. Va bene, domani. Mi spieghi che ci facciamo qui? Ma andiamo a vedere un po' in giro, ci diamo un'occhiata. Cosa? No. Ma quasi quasi lo prendo. Non mi rompi il cazzo che non c'è i soldi o una minchiatina del genere. Quanto costa? 6 euro. Ma io non intendo pagarlo. Cosa? Hai sentito bene? Senti, facciamo così, adesso te lo metti nello zaino e andiamo via veloci. Vai. Non sei divertente. Dai, su, che ci vuole? Facciamo veloce e buona. Che ti importa?
faccio da palo. Certo che però ce la siamo davvero menata troppo. Che vuoi dire? Ci siamo fatte troppe seghe mentali. Cioè, alla fine non è stato difficile rubare quell'oggetto. Beh, hai ragione, però questo non vuol dire che diventerà un'abitudine. No, quello, Cioè, quello sicuro. Alla fine comincio anche a sentirmi un po' in colpa, nel senso. Cioè, Vabbè, ogni tanto. Dai, non guardarmi con quella faccia. Quando è necessario. solo quando è necessario. Ok, giusto. Veramente necessario. Sì, sì, sì. No, è vero. Mizzica, quanto è bello. Ma ti serviva proprio un cubo di Rubik? Sì, era necessario. Ovvio, mi sembra giusto. Oh, usciamo? Non ce la fai proprio, eh? Diavolo. Allora, usciamo? Senti, presente che avevano detto che quelle cose che abbiamo fatto, quelle azioni più che altro che abbiamo Dove fatto, vuoi arrivare? le avremmo fatte solo il minimo necessario. Pensi sia l'ora di smetterla? Ecco, Penso sia la cosa giusta da fare. no, non Ormai dico sono questo. settimane che andiamo avanti. Comincio a vabbè, sentirmi un po' non- in colpa. Senti Matteo, mi serve una cassa. Cosa? Una cassa, quella per ascoltare la musica. Vaffanculo. Dai, su, è l'ultima cosa che ti chiedo. Avevo detto solo cose necessarie. Se non è necessario questo. Una cassa per ascoltare la musica. Sì. Abbiamo rubato solo cose piccole finora. Siamo dei taccheggiatori da 4 soldi. Dove vuoi che me ne infili una cazzo di cassa? Vai a prendere un paio di felpe. Al resto ci penso io. Eccola. È grande. Dai, su, mettila dentro. Ma sei sicuro di Senti, sono arrivato fino a qui. Non voglio di certo tornarmene a casa a mani vuote. Nails, one of my eyelids, wanna copy me exactly like I did. Why this got to get messed up once in my life? My brain said, wait, trying to get my head straight. Yeah. Figure out which fight girl I want to be pregnant. Dr. Dre said, my name is, my name is. No, non ce la faccio. Dai, cazzo, muoviti. Muoviti, dai. Senti, allora, le telecamere ci avranno già visto a quest'ora, la sicurezza ci starà alle costole. Non possiamo permetterci di rimanere qui, capisci? Dai, andiamo. Tutto filo liscio. Seriamente? Nient'altro? Nient'altro che cosa? Boh, non lo so, mi sembra stato tutto troppo semplice. Non so che dirti. Ma il tizio della sorveglianza non avrebbe dovuto fermarvi all'entrata? Non vi fanno entrare con dei pacchetti aperti? Francesca non l'ha fatto. Cosa ti devo dire? E come ti sei sentito? Credo che col passare del tempo si dimentichino certe emozioni negative. A ripensarci adesso, quello è stato il periodo più felice della mia vita. Non solo per la prima volta ci sentivamo parte del mondo, eravamo padroni. Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little Ovviamente non ci fermammo più. Ogni volta ci ripetevamo che era I l'ultima. didn't go to boarding schools. Preppy Ma quando si aveva bisogno di qualcosa, la tentazione di non pagare era troppo. Ma non ti sentivi in colpa? Più andavamo avanti, meno ce ne importava. Non mi sembri il tipo. Sono passati anni ormai. Ma non può essere solo quello. Leggi il prossimo capitolo. Ora ci starete insultando. A ripensarci, eravamo a 10 metri dall'uscita del centro commerciale. Perché non siamo scappati? Lo so io il perché.
Ormai vivevamo in un mondo tutto nostro, dove a noi non poteva andare male. Invece, eccoci lì, fottuti. E poi cosa è successo? Ci hanno portati in uno stanzino. Dovevano chiamare il direttore per la denuncia. Ovviamente non c'era. E abbiamo aspettato. Più di 3 ore. Fagli fuori i documenti. Non ce li abbiamo. Cazzo, ma anche i documenti. Vabbè, datemi nome e cognome a sto punto. Quindi? Matteo Prologa. Tu? David Panolo. Come? David Panolo. Non capisco. David Panolo, ci senti? Vabbè, allora, innanzitutto non alzare la voce che non sei nella posizione per poterlo fare. Comunque ci sento benissimo. E comunque David, ecco la E. David, ecco la E. Il direttore vi ha graziato, potete andare. E non fatevi più vedere. In poche ore siamo passati dal paradiso all'inferno per poi uscirne. Lo sai che quel giorno avreste potuto rovinarvi la vita, vero? Se il direttore ci avesse denunciato, ci saremmo fatti 3 anni di carcere minorile. Quel giorno, quando vi hanno beccati, quanto valeva la roba che avete preso? Ma poca roba, meno di 50 euro. E in tutto quanto avete rubato? Almeno 500. E che ne hai fatto di tutta la roba che hai preso? Mi stai chiedendo se me ne sono sbarazzato? Sì. No, ce l'ho ancora tutta con me. Ma non ti senti neanche un po' in colpa? In colpa per cosa? Quelle cose mi spettano, alla fine l'ho pagata. Ma te non hai pagato un cazzo, solo un piccolo spavento. Mi hanno quasi arrestato. Ma non l'hanno fatto! No, scusa, non dovevo. No, scusami te, forse hai ragione, sono uno stronzo. No, non lo sei, questo tuo amico David lo è. David non è uno stronzo. È lui che ti ha trascinato in tutto questo. David, ai tempi, era l'unico amico che avevo, e anche se è stato lui a spingermi, io non mi sono di certo tirato indietro. Questa è una cosa che abbiamo fatto in 2 alla fine. Non c'è nessun cattivo. Sì, ma eri tu a fare il lavoro sporco. In quello stanzino c'era anche lui. Vi vedete ancora? No. Capita a volte però che ci si becchi in giro. Sai che però un po' mi manca. E manca anche a te, vero? Sai, se fossi solo un po' più stupido, solo un poco, lo rifarei. Anche ora. All'istante. Quando ci hanno presi ero incazzato. Mi chiedevo cosa è successo, cos'è andato storto. Pensavo solo a quello. Ma sai, alla fine penso sia meglio così. E alla fine, chi ci fermava più? Meglio così. Sai un'altra cosa? Cosa? Sono contento di averlo fatto. Sono contento di come sia andata tutta la faccenda.